Sperando sempre che venga a squadro, ragazzi. Non so nemmeno come farvi vedere più le cose perché siamo avvolti dai mobili. Siccome stanno accadendo tantissime cose nella nostra vita che a volte ci preoccupano anche. Immersi in tutto il mobilio, ci stiamo trasferendo all'interno per creare i fissaggi della parete di divisione del nostro bagno. Andiamo all'interno, dai Giustina. E io vado nel verso contrario. Come nel verso contrario? E il cane cavalletto chi lo porta? Ah, il cancavalletto, giusto. Siamo anche invasi dalla roba ormai. Non c'è più spazio. No. Tra un po' dobbiamo uscire noi, ragazzi. Non c'è manco tra spazio. un po' più. usciremo noi, si Perché spera. calcolate che abbiamo un camper smontato e il capannone è questo. Non si può allargare, anzi si sta restringendo, ragazzi. Come prima cosa andiamo a togliere la tavola. Ci siamo preparati questa strutturina, praticamente una L. Ora la andiamo a inserire. Tramite questo listello da 1,5 possiamo fissarci adesso alla parete esterna. Stiamo andando a crearci altri listelli perimetrali per andare a fissare il nostro pannello su tutto quanto il perimetro. Ora, per andare a fissare questo listello a tutto il resto della struttura, andiamo a creare dei fori a tasca con il nostro attrezzo della Wallcraft. Per chi è interessato lo trova sempre in descrizione. Quindi ce lo andiamo a morsettare come sempre. Andiamo a verificare che il centro sia nel centro del listello. Prendiamo la sua punta e andiamo a effettuare il foro. Ok. Pure sul camper. E perché non l'hai fatto fuori, Wolfcraft? Perché ero qui. E guarda Ma qua. non c'è luce fuori. Cioè siamo scalzi per non sporcare il pavimento. E poi abbiamo questo. Ora tu vai a prendere l'aspirapolvere. Facciamo una bella aspirata. Certo. E abbiamo il nostro foro effettuato. Procediamo così con tutti gli altri listelli. E abbiamo il piano per andare a fissare il nostro pannello. Ma non solo, ragazzi, dobbiamo andare anche a canalizzare l'impianto elettrico, perché una volta che noi andremo a chiudere dobbiamo avere il passaggio che ci arriva dentro la nostra panca, quindi dovremo mettere delle canaline che vanno da sopra verso sotto. Ci siamo presi la parete del nostro bagno e dobbiamo andare a crearci adesso il nostro sportello. Quindi con un pannello da 12 mm andremo a creare il nostro sportello. Una volta che abbiamo la larghezza, dobbiamo andare a tagliarlo per la sua altezza. Possiamo andare a tagliare il nostro pannello. Sperando sempre che venga a squadro, ragazzi. Taglio effettuato. Ragazzi, l'abbiamo fatto leggermente più grande, così adesso possiamo andare a segnarci la nostra sagoma in modo più preciso. E ora Giustina mi dovrà dare una manina. E abbiamo praticamente una piccola sagoma a dover andare a rifilare. Sono veramente pochi centimetri per tutto quanto il bordo e sarà anche da curvare negli angoli. Ho pensato di creare un telaietto e andare poi con la fresa successivamente a rifilare precisamente tutto quanto il perimetro. Io ora andrò al bancoseghe e mi creerò un piccolo telaio per creare questa sagoma in modo più preciso. Quindi andiamo a creare questo telaio. Abbiamo finalmente il nostro telaio che farà da pista alla nostra fresa. Lo andiamo a morsettare sul nostro sportello. Il telaio è in posizione, quello che vedete fuori il telaio è l'eccesso che andiamo a rimuovere adesso con la fresa. E per ora abbiamo completato il nostro sportellino. Andiamo avanti perché qui si incastrano tante fasi diverse e dobbiamo ottimizzare i tempi il più possibile. E adesso andiamo a levigare tutti i mobili e a dare una seconda mano di fondo anche alla parete divisoria del bagno, così da portarli pronti per la passata del colore finale, di cui siamo proprio curiosi, e per poter così concludere nel pomeriggio la chiusura della parete. Questa parete non è importante solo per l'impianto elettrico o per dividere gli spazi, la stiamo chiudendo perché sta per iniziare una fase che rimandiamo da mesi, una fase che ci ha tolto il sonno, che finalmente abbiamo deciso di affrontare.
Ragazzi, comunque i listellini delle panche li lasceremo, come ci avete consigliato in tanti, effetto legno naturale. Andremo forse molto probabilmente a mettere solo un colore che uniformerà il color legno e sicuramente questa decorazione lasciata così andrà a richiamare altre cose che andremo a inserire. Quindi grazie del consiglio, sicuramente seguiremo questa strada. Allora ragazzi, tutti i mobili sono qui in fase di asciugatura. Ora io e Giustina andiamo a farci una pausa e ci andiamo a mangiare qualcosina. Ci vediamo tra poco. Ragazzi, finalmente, dopo non so quanto tempo, forse 2 mesi, stiamo per andare in spiaggia un pochino, ci andiamo a rilassare un attimo perché È uscito un po' di sole, quindi ne approfittiamo. siamo portati i ragazzi qua. Come potete vedere non stiamo andando nel nostro solito posto, ma stiamo cambiando location oggi perché di là il mare si è sradicato tutto. Non so se lo sentite, ma il mare è ancora Abbastanza arrabbiato. si sente. Cioè il mare praticamente si è impossessato della spiaggia. Sicuramente dal video non rende come di persona. Ragazzi, ci siamo portati anche il divano da casa. Visto che non abbiamo la spiaggia, ci dobbiamo arrangiare, diciamolo. Perché ovviamente il primo a salire di solito è lui. O chissà, forse sono io oggi. O forse sono io. E ne approfittiamo di questa giornata, Giustina? Sì ragazzi, guardate che bello, c'ho una televisione praticamente gigante davanti a me. Ah, Roma perde la poltrona? Ma mi fai sedere anche a me, scusami? No, Non mi sembra giusto. devi pagare il biglietto. Ragazzi, avete visto la semplicità con cui si monta questo divanetto? Ringraziamo l'azienda King Camp per averci mandato questo prodotto, che è veramente fantastico. E Giustina ne è la prova. Mamma onde! Dove? Ragazzi, io vorrei approfittare di questo momento, che è un momento di relax per noi, ma è anche un momento di riflessione. Siccome stanno accadendo tantissime cose nella nostra vita che a volte ci preoccupano anche. A volte però. A volte però. Comunque, prima di tutto mi sento di ringraziare tutti quelli che sono qui con noi, che ci supportano, che ci stanno vicini e che ci danno la forza per andare avanti, perché veramente delle volte ci sono dei momenti in cui pensiamo ma chi ce l'ha fatto fare, abbiamo tante paure da dover affrontare, da dover superare, però anche grazie a voi riusciamo ad andare oltre, quindi grazie a tutti veramente di cuore, da parte mia e anche da parte di Giustina. Giustina sta dormendo o forse sta piangendo? Vediamo sotto gli occhiali che stai facendo. No. Anche da parte di Cochino, ragazzi, vi ringrazia anche lui. Vabbè ragazzi, stiamo altri 5 minuti qui, anche perché non possiamo stare di più, perché il tempo stringe. Quindi ci rivediamo nel capannone, ragazzi. Siamo tornati dopo aver acquistato alcune cose. Ora ci stiamo preparando per andare a inserire la canalina che porterà il nostro impianto elettrico dall'alto verso il basso dove verrà la nostra panca. Quindi andremo a fissarci la nostra canalizzazione per bene sulla parete esterna per poi andare a chiudere la nostra parete. Abbiamo la canalizzazione che va da sopra a sotto, qua arriveremo con la nostra panca, mentre qui scenderanno i nostri pannelli solari e andremo a collegare anche sia l'alimentazione del Max Fan sia l'alimentazione dell'altro oblò. Ok ragazzi, possiamo fissare il nostro pannello finalmente. Il pannello fissato, ora andiamo con lo stucco a chiudere tutti quanti i buchi. Ragazzi, non so nemmeno come farvi vedere più le cose perché siamo
praticamente avvolti dai mobili. Quindi non lo so, se ci vedete dobbiamo andare a modificare il coperchio della nostra panca perché andiamo a modificare la chiusura, non andiamo a mettere sulla cerniera, però dobbiamo andare a sagomarli in base al foro che abbiamo internamente. Quindi ragazzi abbiamo girato la panca così capite anche voi. Mettiamo il coperchietto qui, andiamo dall'interno a crearci la stessa sagoma, così facciamo un coperchio che si inserisce all'interno e andrà a filo della panca. Quindi Giustina adesso dalla parte interna andrà a sagomare il nostro coperchio, il nostro Copernico, perché lei somiglia a Copernico. Dopo questo taglio. Secondo voi ragazzi somiglia a Copernico? Che ne dite con questo nuovo taglio che abbiamo fatto l'altro giorno con Michael? L'abbiamo modificato perché per sbaglio ho tagliato le punte avanti. Sì, perché i capelli glieli taglio io e lei me li taglia a me. Vai Giustina, segna questo coperchio, dai. Ok ragazzi, ecco a voi il segno del signor Copernico che ci è stato fatto. Grazie Copernico. Facciamo anche l'altro. Aspetta, scriviamoci però qual è questa. Sì, scrivilo qua dove tagliare. Passeggero. Eh sì, lo scrivo dove tagliare così poi non lo sappiamo. Ci siamo? Ok. Seconda sagoma ce l'abbiamo. Non serve segnare, ci basta che ne segni uno. Guarda, va, che cagaga. Che cagaga. Con questo mare spettacolare chiudiamo la giornata, ma non è finita qui. Quello che stiamo per fare era una decisione che ci faceva paura. Tenete le dita incrociate per noi, ragazzi. Wow. Che babbarello che è. Cocchino, vieni qua con noi! Ma dai!